Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio della rubrica sui numeri della data di nascita. Oggi parliamo del numero 20. Immaginate una persona che è come un direttore di orchestra, no? Che ascolta ogni strumento per cercare di armonizzare ogni nota per creare una sinfonia perfetta. Ecco, chi ha il numero 20, la propria data di nascita, vive la vita cercando appunto di equilibrare la propria coscienza con l'universo intorno a sé. Queste persone possiedono una sensibilità unica, una sensibilità che gli permette di comprendere i pensieri e le emozioni degli altri. È come se avessero un radar interno capace di comprendere i sentimenti nascosti e le verità non dette. Sono quelle persone che in una conversazione riescono ad andare oltre le parole e a comprendere tutto ciò che è oltre ciò che viene detto. Il numero 20 rappresenta un cammino del risveglio spirituale, dove, attraverso introspezione e consapevolezza, l'individuo si connette ad una coscienza più grande. Pensate a un giardiniere che con pazienza e amore cura ogni pianta, estirpando le erbacce e nutrendo la terra per far venire fuori la bellezza nascosta del giardino. Allo stesso modo, le persone che hanno un 20 nella propria mappa lavorano per purificare il proprio essere, trasformando le loro ombre interiori e trasformarle in luce e amore. Tuttavia, quando queste persone si trovano in conflitto, sono come degli attori che aspettano il permesso per entrare in scena, cercando l'approvazione altrui per essere se stessi. È importante per loro fidarsi del proprio giudizio per non dipendere dalle opinioni altrui. Unisciti a noi in questa esplorazione affascinante del numero 20 e scopri come questo numero può influenzare la tua vita e il tuo cammino spirituale. E se non l'hai ancora fatto, metti un like e seguimi per non perdere i prossimi video. E adesso, sigla. Ed eccoci ad una nuova puntata di questa rubrica con uno degli ultimi numeri, stiamo parlando del numero 20, che viene rappresentato nella carta degli arcani maggiori dal giudizio. Vediamo subito la carta del giudizio per capire dall'immagine come questo numero ci influenza i nostri comportamenti. Come puoi vedere, viene raffigurato nella carta questo angelo con una tromba e al di sotto c'è una tomba da cui viene fuori questo personaggio, un ragazzo. E a fianco, a destra e a sinistra, abbiamo i suoi genitori, una donna e un uomo, che rappresentano appunto i suoi genitori. Cosa sta a significare questa carta? La prima cosa che possiamo notare è appunto questo angelo con la tromba. Questo sta a significare il risveglio, cioè la tromba sta dicendo svegliati che hai da fare e smettila di farti segmentare. Ok, di pensare a qualcosa che ti blocca, di pensare che non hai il permesso, sono tutte cose che poi vedremo dopo. Sotto ci sono i genitori che rappresentano che cosa? Rappresentano i due emisferi, l'emisfero sinistro e l'emisfero destro. Vi ricordo che l'emisfero sinistro è quello logico-razionale, anche se sulla carta sono invertiti, perché l'emisfero sinistro logico-razionale viene rappresentato dall'uomo. Okay? E dunque sta a sinistra, invece sulla carta abbiamo il contrario. Okay? Mentre l'emisfero destro viene rappresentato dalla donna. Diciamo che è proprio così, la donna ha più un emisfero destro, diciamo che è più creativa da un certo punto di vista, rappresenta la comunicazione, insomma rappresenta tanti di quelli, la creatività, ecco.
rappresenta tanti di quegli aspetti che appunto appartengono all'emisfero destro. Dunque, il significato che c'è dietro è anche questo: non aspettare il permesso, svegliati, che hai tutte le potenzialità per fare qualsiasi cosa, anche perché ci troviamo in uno degli ultimi numeri. Vi ricordo che la numerologia esoterica si avvale, no, dei 22 numeri che vengono rappresentati dalle 22 carte degli arcani maggiori dei tarocchi e dalle 22 lettere ebraiche. Dunque siamo al numero 20, manca ancora il 21 e il 22, dunque siamo diciamo agli ultimi numeri, che sono quelli più spirituali. I 20, o meglio, chi ha il 20 nella propria mappa, sono persone attente verso l'esterno. Il loro focus è rivolto verso l'esterno. Sono persone sensibili, sono persone che tendono ad aiutare gli altri. Il 20 è un'altra di quelle carte d'aiuto che fanno da ponte. Dunque, da ponte vuol dire che aiutano a traghettare le persone da uno stato a un altro, da un punto a un altro, da una situazione a un'altra, naturalmente una situazione migliore. Il loro compito è quello di risvegliare le coscienze. Quello che vediamo nella carta, l'immagine è proprio questo, è il risveglio. La persona che vediamo sta uscendo fuori da una tomba. È come se stesse dormendo, o come se stava dormendo e a un certo punto la tromba l'ha risvegliato per fargli comprendere che ha delle potenzialità. Anche perché poi, come vedremo, a parte del conflitto, uno dei problemi è che le persone che hanno il 20 sentono di non permettersi di poter fare certe cose. Sono persone che come talento amano la musica, amano suonare, hanno la musica nel sangue. Non necessariamente sono persone che suonano, ok? Dunque possono avere comunque una capacità che gli permette di lavorare nel mondo della musica. Possono essere dei produttori, possono essere dei talent scout, possono essere degli amanti anche di musica, dei collezionisti di musica e anche degli strumentisti, dei suonatori, dei musicisti. Sentono questa vocazione a far qualcosa. Solitamente è nella seconda parte della vita, okay, dunque dopo i 30 anni, che sopraggiunge questa sensazione di dover fare qualcosa per gli altri, di dover risvegliare gli animi, risvegliare le coscienze degli altri, ma anche risvegliare la propria coscienza, cioè sentono che la propria coscienza si sta risvegliando, dunque sentono che devono fare qualcosa. In funzione fanno tutto quello che vogliono, tutto ciò che sentono di dover fare, proprio si permettono di fare, fanno. In conflitto invece sono molto condizionati dalle opinioni degli altri, sono molto condizionati perché sentono di non poter fare qualcosa, sentono che per poter fare qualcosa devono avere il permesso da parte di qualcuno. Solitamente, come vediamo sulla carta, devono avere, è come se dovessero ricevere il permesso, avere il permesso da parte dei genitori. Vivono una prima parte della loro vita condizionati proprio dai loro genitori, perché è come se attendessero il permesso da parte loro per poter fare, e dunque richiedono il permesso. Questo porta chi è il 20 a sviluppare una sensibilità, un'educazione anche, diciamo, superiore alla media, superiore alla norma, superiore a quella che noi che conosciamo. Ci vorrebbe un po' di 20, oggi nel 2024 ci vorrebbe un po' più di 20, io dico, un po' più di 20 per tutti, perché stiamo attraversando un periodo dove le persone forse si permettono un po' troppo, ma non nel fare le cose giuste, nel fare anche cose dove è necessario avere un po' di 20, soprattutto per quanto riguarda l'educazione. Questo è il mio punto di vista, non so per voi, ma
Questo per me è un punto di vista che sto vivendo, anche perché io lavoro con le persone, dunque sento le persone, ho a che fare con le persone, anche negli scambi di mail purtroppo mancano certe, quella sensibilità, quell'educazione che si aveva tanti anni fa. Ripeto, questo è il mio punto di vista, non voglio entrare adesso in giudizi di questo genere, ma ritengo che sia importante comunque dire questa cosa qui. Poi hanno paura di chiedere, hanno paura di disturbare, molte volte hanno paura di telefonare in momenti poco opportuni dal loro punto di vista, che potrebbe essere nei giorni di festa, il sabato, l'ora di pranzo, l'ora di cena, e dunque si mettono un sacco di problemi perché magari in questo momento la persona potrebbe essere impegnata, non è il momento di disturbarla, eccetera, eccetera. Vediamo adesso quali sono le parole chiave del numero 20. Vocazione, chiamata, nascita, rinascita, coscienza, musica, desiderio irrefrenabile, presa di coscienza, la grazia, permesso, annuncio, buona notizia, dare vita, nascita di un figlio, guarigione, apertura, spinta verso la luce, schiusa, relazione padre-madre-figlio, amore dipendente dai genitori, impossibilitato ad agire, fraintendimento, non avere il permesso, condizionamento psicologico, lettura del pensiero, interpretare un fatto senza certezze. E queste erano le parole chiave relative al numero 20. Vi ricordo che queste parole, comunque questi termini, vanno contestualizzati. Vi ricordo anche che non tutti chi ha il numero 20, anche nella stessa posizione sulla mappa, sentono, provano le stesse cose, hanno gli stessi talenti o gli stessi conflitti. Dipende dalla vita, dipende dalle esperienze, dipende dagli altri numeri presenti sulla mappa. Per quanto riguarda la mappa, se vuoi fare la tua mappa, se vuoi vedere quali numeri appartengono alla tua mappa, sul mio sito all'indirizzo numerologiaesoterica.com c'è un programma, il programma per fare le mappe, è un programma che è completamente gratuito, e in questo programma, una volta che ti registri sul sito, puoi inserire la tua data di nascita, verranno fuori tutta una serie di numeri e di immagini. Le immagini, vi ripeto, sono relative agli arcani maggiori dei tarocchi, e cliccando su quelle immagini potrai leggerne i contenuti, cioè il testo relativo a quel numero. Il testo che leggerai su quel numero è un testo generico, dunque anche se hai il 20 nel giorno di nascita o il 20 nel lavoro, leggerai comunque sempre lo stesso testo, perché andrebbe contestualizzato, cioè naturalmente per poter imparare, per poter comprendere come quel numero ci influenza nella posizione specifica, che può essere personalità profonda, nido, strumento generale, devi comunque approfondire le conoscenze sulla numerologia, ok? Perché un 20 nel giorno influenza in maniera diversa un 20 nello strumento generale o un 20 nel progetto senso, ok? Dunque, a seconda della posizione, questo numero ci influenza in maniera diversa. E naturalmente quando parlo di influenza sia positiva che negativa, sia talenti che conflitti. Sempre sullo stesso sito trovi tanto altro materiale, trovi gli articoli, trovi i tarocchi, trovi i miei libri, trovi anche i video che riportano naturalmente al mio canale YouTube. E ne approfitto per ricordarti che se non l'hai ancora fatto, iscriviti sul canale. Clicca mi piace e seguimi per non perdere i prossimi video. E poi, se avete domande, potete commentare perché io rispondo sempre e comunque a tutte le domande. Naturalmente, se mi trovo
come commento una data di nascita, come spesso accade, non la commento. Non la commento perché non è una domanda. A me piace rispondere alle domande perché attraverso le risposte io comunque continuo ad insegnare, continuo a trasmettere, do consigli, do un aiuto. Ok, naturalmente parlo per le persone che amano, credono, praticano la numerologia esoterica. Detto questo, siamo giunti al termine, ci vediamo al prossimo video dove parlerò del 21, il mondo. Ciao!